Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È passato un po' di tempo dall'ultimo contenuto pubblicato su questo canale. L'ultimo video era un estratto da una live molto particolare, quella delle elezioni avvenute nel server 41 della Resistenza. Ancora prima invece avevamo pubblicato un vero e proprio tutorial introduttivo sul nostro server, spiegando tutte quelle meccaniche che lo avevano reso molto diverso da un classico server di Project Zomboid. Nel video parlavamo di NPC che assegnavano missioni, sistema di quest e reputazioni, spostamenti rapidi tramite treni, claim autonomy attraverso il sacco a pelo o la tenda, biciclette e tante altre meccaniche particolari. Poi però è arrivato dicembre 2025 ed Indystone ha rilasciato la build 42. Multiplayer! E bisogna dirlo chiaramente, in single player il gioco oggi è estremamente divertente, abbiamo un sistema di illuminazione completamente nuovo, abbiamo nuovi crafting molto più profondi, nuove mappe più vive, quartieri più dettagliati, strutture curate molto meglio. Ma soprattutto abbiamo finalmente gli animali, che erano una delle feature più attese da anni. Se siete curiosi, in questo video approfondisco un po' di più questo aspetto. Se volete un tutorial completo su tutte le nuove meccaniche della build 42, arriverà, ma voglio farlo quando il gioco sarà davvero stabile e soprattutto quando le feature smetteranno di cambiare ogni 2 settimane. A proposito di questo, infatti, c'è da considerare una cosa molto importante per le vostre partite in single player. Gli sviluppatori continuano a rilasciare una nuova versione ogni 3 settimane circa, ormai da gennaio, e se non avrete la premura di farvi un backup manuale dell'intera cartella di gioco, prima o poi perderete completamente tutti i vostri progressi senza poterli mantenere. Ricordate tutti che è una versione instabile. Giocare significa prevalentemente testare. Non pretendete di fare delle lunghe run senza alcuni accorgimenti e non piangete troppo se non riuscite a seccare le vostre erbette o se alle lunghe appunto non potrete portare avanti la vostra partita. Se volete qualche consiglio su come non perdere i vostri progressi, a prescindere da cosa gli sviluppatori vorranno fare, vi invito a unirvi al nostro Discord dove potrete trovare moltissime persone esperte, anche più di me, anche se ho raggiunto da poco le 16.000 ore all'attivo su questo titolo. Lo so, faccio schifo. Per adesso però, invece che lamentarci con la Indystone, possiamo fare una cosa molto più interessante. Concentrarci su cosa sta succedendo nel panorama multiplayer. Anche se il gioco è ancora ufficialmente in versione stabile, e gli sviluppatori stessi sconsigliano server troppo moddati o server con oltre 30 giocatori, la realtà è che la community multiplayer si è già mossa. Esiste già una lista molto lunga di server build 42. Ognuno ha regole diverse, ognuno ha impostazioni diverse, ognuno sta facendo i propri test. Ma tutti hanno un problema in comune. Il server può rompersi da un giorno all'altro. Può arrivare un wipe improvviso, può uscire una patch che rompe qualcosa, può succedere letteralmente qualsiasi cosa appena gli sviluppatori rilasciano un aggiornamento. E anche noi ovviamente abbiamo aperto il nostro server. E posso dirvi con orgoglio che abbiamo raggiunto 65 giocatori in appena una settimana dal wipe. Ma la cosa di cui vado davvero fiero è un'altra. I nostri rematori sono riusciti a trovare sistemi per ripristinare safe house loot e gran parte dei progressi dei giocatori tra un wipe e l'altro. Questo significa che i nostri utenti stanno giocando in un multiplayer da ormai 2 mesi consecutivi senza perdere completamente il proprio percorso ogni volta che il gioco implode. E in questa fase di build 42 è davvero tanto. Al momento ci sono meno regole rispetto alla vecchia build 41 e meno feature rispetto a quello che avevamo costruito prima. Ma stiamo lavorando in parallelo agli sviluppatori per regalarvi, mese dopo mese, un'esperienza sempre più bilanciata e piena di contenuti. Se entrerete oggi nel server c'è anche una differenza importante lato lore. Questa volta non vestirete i panni di un poncio giallo che muove i primi passi nella Resistenza. Stavolta interpreterete un membro delle bande di Nigel. Le bande di Nigel esistono da prima della nascita della Resistenza. Operano sul territorio per conto degli americani e hanno un compito molto preciso: preparare Nox Country per l'arrivo di un gruppo che in futuro diventerà proprio la Resistenza. Quindi chi conosce già la lore vedrà un pezzo completamente nuovo della storia. Attualmente il server ospita tra i 10 e i 20 giocatori la mattina, tra i 20 e i 30 durante il pomeriggio e oltre 30 giocatori alla sera. Queste persone sono sparse in tutta la mappa e seguono obiettivi completamente diversi. C'è chi vuole semplicemente fare la propria run survival con un amico, c'è chi vive stabilmente nell'avamposto, c'è chi segue le missioni di lore delle bande e c'è anche chi fa un mix di tutte queste cose. Ed è proprio questo che rende il mondo molto vivo. Il mondo è abbastanza libero, la benzina è libera, restare all'avamposto vi garantisce sì energia illimitata, stazioni di crafting e carburante sempre disponibile, ma uno spazio abbastanza limitato. Nel resto della mappa, però, la corrente va e viene. Questo significa che se decidete di vivere fuori dovrete imparare a gestire generatori e risorse, altrimenti il vostro cibo inizierà a marcire molto velocemente. Questo ovviamente implica solamente di dover loggare almeno una volta ogni 4-5 giorni per refillare il generatore.
Appena entrati, potete richiedere subito un piccolo appartamento 2x4 nell'avamposto delle bande con un ticket su Discord. Potete usare questa piccola stanza per accumulare loot e organizzarvi prima di scegliere un rifugio definitivo nella mappa. Dopo aver accumulato qualche moneta d'oro, potrete acquistare il claim della grandezza che preferite e posizionarlo dove volete nella mappa. Questo richiede almeno 20 ore di accumulo d'oro. Uno degli NPC iniziali, Giorgio Lusso, vi farà anche un breve tutorial ed è qui che scoprirete una delle feature più amate del server, il claim mobile. Grazie al sacco a pelo potrete creare un piccolo rifugio temporaneo ovunque vogliate e quando non vi servirà più potrete semplicemente rimuoverlo e portarlo via. Se volete qualcosa di più avanzato potete anche acquistare una tenda nello shop sopravvivenza per aumentare ulteriormente lo spazio. Potete sempre vedere la posizione del sacco a pelo della tenda sulla mappa e anche quella del vostro rifugio. Attraverso il sistema di Safehouse++ potete possedere contemporaneamente 3 tipi di rifugio: un accampamento mobile, un rifugio classico per piccoli gruppi e un avamposto per gruppi grandi. In pratica potete essere nomadi, avere una casa personale e contemporaneamente far parte di una base condivisa con altri giocatori. Ovviamente sul Discord trovate molte più informazioni dettagliate e anche come sfruttare al meglio tutte queste fantastiche meccaniche uniche del nostro server. Ma come si ottengono le monete? Ve lo spiega Erberto. Lui vi introdurrà al sistema economico del server e vi manderà dal fabbro. Spoiler molto semplice: raccogliete gioielli dagli zombie, li convertite in scarti d'oro, poi in lamiere d'oro e infine in monete. Tutto tramite la fucina all'avamposto o quella nel vostro rifugio. E infine le depositerete sul Pager. Mi raccomando, leggete bene i testi, ma se vi perdete qualcosa potete sempre chiedere in chat globale scrivendo /all o in chat su Discord. Per trovare con facilità l'oro sugli zombie, vi consiglio di utilizzare l'inventario globale. Per farlo dovrete premere F8 per selezionarlo forzatamente. A questo punto mettete nella barra di ricerca la scritta Gold e vedrete comparire sempre in cima nella lista i pezzi d'oro, così potrete raccoglierli facilmente e non perdervene neanche uno. Con l'oro accumulato quindi potrete fare acquisti nei vari shop NPC, completare quest o anche acquistare oggetti negli shop dei giocatori. Ogni giocatore può piazzare il proprio shop davanti alla propria abitazione o anche in un'area comune allestita davanti al tombino di ritorno. Le bande di Nigel sfruttano i sotterranei costruiti dagli americani. Attraverso i tombini potrete effettuare viaggi rapidi verso quasi ogni città della mappa. Nella build 41 avevamo i treni, adesso abbiamo i tunnel sotterranei e potete usarli fin da subito e senza costi. La mappa è divisa in tier, più il tier è alto e più gli zombie diventano pericolosi, troverete più runner ma anche più oro e loot raro. Potete controllare sempre il tier della zona semplicemente aprendo la mappa e stando col mouse sulla città di riferimento. Ricordate anche che di notte i runner vengono dimezzati, quindi spesso uscire di notte può essere più conveniente di quanto sembri. L'ultima quest di Erberto vi chiederà proprio di accumulare 200 monete per riscattare una bicicletta. Questa bicicletta vi permetterà di muovervi facilmente nella mappa e potete persino portarvela nei tunnel perché può essere rinchiusa e messa in tasca. Potete anche ottenere una versione graziella col cestino e portapacchi. Basterà comprare il cestino proprio nello shop speciale. Inoltre potete reclamare fino a 2 veicoli per proteggerli dagli altri giocatori. Basterà cliccare con il tasto destro sul veicolo e fare claim veicolo. Esiste poi una seconda valuta, i Tonno Coin. Li ottenete semplicemente uccidendo zombie o restando online sul server. Questa valuta viene conservata anche tra i vari wipe e permette di accumulare progressi molto più permanenti nel tempo. Il server è completamente PvE. L'obiettivo principale è far conoscere Proce Zomboid a più persone possibili e permettere ai giocatori di imparare davvero a costruire una run sensata e di lungo periodo prima dell'arrivo di una build multiplayer realmente stabile. Ad oggi il gioco è assolutamente giocabile se si chiude un occhio su qualche piccolo bug. Nella maggior parte dei casi però basta chiedere aiuto su Discord o aprire un ticket per risolvere rapidamente il tutto. Detto questo, vi aggiornerò molto presto se ci saranno novità importanti sul multiplayer. Spero di portarvi presto anche un tutorial completo sulle meccaniche base della build 42. Noi nel frattempo continuiamo a remare, per mostrarvi qualcosa che fino a poco tempo fa nessuno aveva nemmeno immaginato. Viva Project Zomboid e soprattutto viva la resistenza! È tutta colpa è Pino, Nac, ma proprio Nac, la Madò.